È una sostanza chimica presente in moltissimi alimenti. Leggiamo il suo nome nella lista degli ingredienti di molti cibi confezionati e in tanti guardano con sospetto e con timore il suo nome o la sua sigla, E621. Se appartenete a quel vasto gruppo di persone che considerano il glutammato di sodio una schifezza chimica, forse dovreste considerare l'ipotesi che soffriate di un pregiudizio culturale. Ciao a tutti, io sono Dario Bressanini e questo è il mio canale dove analizziamo scientificamente il cibo. Oggi voglio fare un po' di chiarezza su questa sostanza chimica che troviamo per esempio negli ali da brodo, nelle zuppe in lattina e in tantissimi altri alimenti confezionati, di cui molte persone diffidano o hanno paura. Ma partiamo dall'inizio. Il glutammato è il sale di un amminoacido. Gli amminoacidi sono i costituenti delle proteine di cui noi siamo fatti, così come tutti gli esseri viventi. Questa per esempio è una proteina. Quando noi mangiamo una proteina, il nostro corpo la denatura, la trasforma in una lunga catena e comincia a spezzarla per togliere i singoli amminoacidi, perché noi dobbiamo poi ricostruire le nostre proteine, i nostri enzimi, con gli amminoacidi che noi mangiamo. Quindi abbiamo l'arginina, la tirosina, il triptofano e l'acido glutammico. L'acido glutammico è diffusissimo tra le proteine in natura. È un amminoacido non essenziale, si dice, cioè il nostro corpo ne ha bisogno, ma se noi non lo introduciamo con la dieta, se lo costruisce da solo a partire da altre molecole. Quindi, per coloro a cui la distinzione interessa, è una sostanza naturale, anzi, se vogliamo, naturalissima, dato che non potremmo vivere senza acido glutammico. Poiché è un costituente delle proteine, lo troviamo spessissimo in molti alimenti che contengono tante proteine, come per esempio il formaggio parmigiano. Agisce da insaporitore, cioè esalta il sapore del cibo ed è conosciuto da tantissimo tempo, pensate, dall'inizio del Novecento. Il chimico giapponese Kikune Ikeda nel 1907 si mise in testa di scoprire quale fosse la sostanza chimica responsabile del sapore di una zuppa tradizionale giapponese, il dashi, fatto con l'alga kombu. Questa zuppa aveva un sapore particolare che non rientrava nei 4 sapori fondamentali noti fino ad allora, cioè il dolce, l'amaro, l'aspro e il salato. Aveva un altro sapore. Così l'anno successivo prese 40 kg di alghe, le fece bollire e da queste estrasse una decina di grammi di una sostanza bianca che riuscì a identificare come acido glutammico, un amminoacido che era già stato isolato da un chimico molti anni prima. Diede il nome di umami a questo nuovo quinto sapore sconosciuto in precedenza ma implicitamente sfruttato tantissimo dalla gastronomia cinese e giapponese, e intuendone le potenzialità commerciali brevettò un processo per produrlo commercialmente a partire dal glutine, perché il glutine ne contiene circa il 30%, quindi ne contiene tantissimo. Da lì anche il nome acido glutammico deriva da glutine. Nel 1909 venne messa in commercio in Giappone la prima confezione di glutammato di sodio e da lì in avanti si diffuse nelle cucine giapponesi, nelle cucine cinesi, nelle cucine coreane e così via in tutta l'Asia e poi negli altri paesi del mondo, ma specialmente in Asia. Dagli inizi del Novecento nelle cucine è presente non solo il barattolino del sale come abbiamo noi, ma anche il barattolino del glutammato di sodio. Questo nuovo condimento fu messo in vendita con il nome di Ajinomoto, che vuol dire alle origini del gusto, e ancora adesso lo possiamo trovare se andate in un negozio di alimentari etnici. Io per esempio l'ho trovato nel negozio vicino al mio ufficio, vedete, Ajinomoto, questo è glutammato di sodio puro al 99%. Avete presente quel detto finto saggio che dice non mangiate qualsiasi cosa che vostra nonna non riconoscerebbe? Di sicuro vostra nonna non conosceva il glutamato, d'altra parte non conosceva neanche il sushi, ma di sicuro le nonne giapponesi non hanno alcun problema a utilizzare nella loro cucina di tutti i giorni il glutamato, così come noi facciamo con altre sostanze. Quindi lasciamo perdere questi slogan, lasciamoli fuori dalla cucina e dai ristoranti e proseguiamo. Il glutamato da solo non ha molto sapore. A me ricorda vagamente la carne bollita, ma in realtà la sua funzione, come avevo detto, è quella di esaltare gli altri sapori presenti nei cibi ed è per questo che l'industria alimentare lo utilizza a piene mani. Poiché l'acido glutamico è presente praticamente in tutte le proteine, tutti i cibi molto stagionati oppure fermentati ne contengono molto. Per esempio la salsa di soia. La salsa di soia è prodotta facendo fermentare il frumento e la soia e quindi durante il processo di fermentazione le proteine vengono proprio distrutte e vengono liberati
tutti i vari aminoacidi, quindi è ricchissima di glutammato ed è per questo che è così saporita ed è così diffusa nella gastronomia asiatica. Un altro esempio, come vi ho detto, è il parmigiano reggiano o in generale tutti i formaggi molto stagionati. Pensate che 100 grammi, questo sono 100 grammi di parmigiano, ne contengono 1,2 grammi. È quasi il record mondiale di contenuto di glutammato libero, quindi non legato alle proteine, alla caseina e alle altre proteine, dei cibi al mondo. Altri cibi che contengono molto glutammato sono per esempio le acciughe sotto sale oppure il pomodoro. Il pomodoro anche lui è abbastanza ricco di glutammato. Ma perché, mi chiederete voi, il glutammato ha così una cattiva reputazione? Beh, negli anni 60, quando cominciano a diffondersi i ristoranti cinesi in Occidente, ma soprattutto negli Stati Uniti, come vi dicevo, la gastronomia cinese utilizza senza alcun problema dagli inizi del Novecento questa sostanza, però era praticamente sconosciuta all'estero, quindi le persone che andavano a mangiare nei ristoranti cinesi la guardavano un po' con sospetto e quindi cominciarono a girare una serie di leggende urbane che incolpavano questa sostanza di causare tumori, danni cerebrali e così via. Tutto ovviamente senza prove. Studi scientifici successivi hanno smentito tutte queste ipotesi. Si era addirittura creato il nome di una sindrome che in realtà non esiste, chiamata sindrome da ristorante cinese, che avrebbe colpito tutti quelli che andavano a cenare in un ristorante cinese. Come vi dicevo, studi successivi hanno smentito tutte queste leggende, ma la cattiva reputazione è rimasta e la gente in Occidente tuttora diffida di questa sostanza. Ho raccontato, se siete interessati, tutta la storia completa nel mio libro Pane e bugie, il libro che ho dedicato alla disinformazione alimentare, dove parlo, oltre alla storia del sindrome del ristorante cinese, parlo del latte, parlo del pesto cancerogeno, parlo del biologico e così via. Se siete ancora sospettosi, e sono convinto che lo siate, pensate che l'acido glutamico, tra tutti gli aminoacidi liberi, è quello più presente nel latte materno. Guardate il grafico. Certo, perché come vi ho detto, il neonato ha bisogno di aminoacidi per costruire le sue proteine e in più l'acido glutamico presente rende addirittura più appetibile il latte. Perché lo ritroviamo nei dadi? Beh, il motivo è abbastanza semplice. Quando io faccio un brodo, prendo un pezzo di carne e lo faccio bollire molto molto a lungo, quindi durante le lunghe cotture tutte le proteine si disgregano e liberano gli amminoacidi, tra cui l'acido glutamico. Quindi un brodo fatto con il dado o con l'estratto deve avere il glutammato, altrimenti non avrebbe quel sapore. Di solito è più buono un brodo fatto con la carne, ovviamente. Io lo preparo ogni tanto e poi lo surgelo concentrato in monoporzioni pronte all'uso. Ma se sono di fretta e non ne ho a disposizione, non ho problemi a utilizzare un dado. Molte persone però diffidano di questa sostanza e quindi non comprano i dadi, diciamo, normali, ma comprano i dadi senza glutammato aggiunto. Attenzione, aggiunto è la parola chiave. Come vi ho detto, un dado o un estratto deve contenere il glutammato, altrimenti non riuscirebbe a insaporire, non funzionerebbe. E quindi anche i dadi lo devono contenere. Casomai il problema dei dadi è che la carne l'hanno vista col binocolo, ma quella è una questione di sapore, non è una questione, diciamo, di salute. Queste persone allora comprano i dadi senza glutamato aggiunto, che però, come vi ho detto, senza glutamato non può funzionare, deve contenere il glutamato. E allora come si fa? Beh, i produttori usano un trucchetto, legale per carità, per aggiungere il glutammato e quindi fargli fare la sua funzione, senza però scriverlo esplicitamente in etichetta. Guardate qui, estratto di lievito. Alzi la mano, chissà che roba è. Beh, è molto semplice. I lieviti sono degli esseri viventi, quindi sono composti anche loro da proteine. Quando si fa un estratto, le colture di lievito vengono uccise, le proteine vengono disgregate, vengono liberati i singoli amminoacidi, tra cui, bingo, l'acido glutamico. Aggiungendo estratto di lievito io posso aggiungere del glutammato senza però scriverlo esplicitamente in etichetta. A volte troviamo scritto proteine idrolizzate, però ultimamente va molto forte il miso, che diciamo ha sempre una fascinazione orientale, quindi per definizione per molte persone va bene. Che cos'è il miso? Beh, è fatto con della soia fermentata, quindi, esatto, soia fermentata, quindi c'è del glutammato. Vi sentite ingannati? Beh, certo, l'industria ci marcia, però in realtà sta sfruttando un pregiudizio che molte persone hanno, quindi forse sarebbe il caso di rivedere il pregiudizio. Quindi Dario, tu mi stai dicendo che io, siccome non fa male, ne posso mangiare quanto voglio, vero? Ma col cavolo, il fatto che non sia nocivo
non vuol dire che noi ne possiamo abusare, assolutamente no. È utile, a tal proposito, paragonarlo al sale di un altro acido che utilizziamo comunemente, il sale di sodio dell'acido cloridrico, cioè il cloruro di sodio, detto anche sale da cucina. Pensateci, il cloruro di sodio stimola un sapore fondamentale, il salato. Il glutammato anche stimola l'umami. Il cloruro di sodio è essenziale per la nostra vita, anche il glutammato. Il cloruro di sodio intensifica la percezione degli altri sapori, si aggiunge il pizzichino di sale anche nei dolci, anche il glutammato. Se ne usiamo troppo di cloruro di sodio roviniamo il cibo, anche con il glutammato. Se abusiamo del cloruro di sodio ci possono essere delle controindicazioni, anche per il glutammato. Solo che il sale è ormai ben radicato nella nostra tradizione culturale gastronomica e quindi lo accettiamo come ingrediente. A nessuno verrebbe in mente di accusarlo di, non so, alterare il sapore in modo artificiale dei cibi. Ma non è quello che fa, per esempio, il sale quando lo aggiungiamo all'acqua della pasta? Forse voi direste che il sale altera il sapore naturale del grano e della pasta? No, mangiatevela voi la pasta fatta con l'acqua senza sale. Poiché, come di tutte le sostanze, noi non ne dobbiamo abusare, l'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare con sede a Parma, ha qualche mese fa pubblicato un rapporto in cui stabilisce la dose giornaliera accettabile, cioè una dose che noi possiamo mangiare di questa sostanza di acido glutamico o glutammato, è la stessa cosa, per tutta la vita, tutti i giorni, senza avere alcun tipo di controindicazione, a parte casi particolari. Vi metto il link in descrizione insieme ad altre fonti e insieme ai miei articoli, così potete andare a vedere se siete curiosi. La dose è di 30 mg ogni chilogrammo di peso corporeo, quindi per un adulto di 70 kg è l'equivalente del glutammato contenuto in 170 grammi di parmigiano, quindi insomma non pochissima. Vi ricordate, questi sono 100 grammi, quindi 170 insomma è molto di più. Ogni giorno. L'EFSA ha riscontrato che in alcuni casi i bambini piccoli possono superare questa dose consigliata, sia per il glutammato aggiunto, per esempio nelle pappe e in altre cose, sia per quello che è naturalmente presente, per esempio appunto nel parmigiano o nel pomodoro. Quindi insomma alla fine è solo l'abitudine che ci induce a considerare il sale un ingrediente, parte integrante di una ricetta, e invece il glutammato di sodio no. Ma è solo un pregiudizio culturale. Due cose prima di lasciarvi. Mi chiedete spesso di consigliarvi o indicarvi dei libri o dei canali di divulgazione scientifica, quindi oggi vi consiglio di andare a visitare il canale appena aperto di una giornalista scientifica che si chiama Silvia Cuna Ballero, che fa una rassegna di notizie scientifiche settimanale e in più fa anche degli speciali dedicati ai singoli argomenti, come per esempio le stelle zombie, le onde gravitazionali o l'inquinamento da PM10 di cui spesso si sente parlare. Vi metto qui il link per andare a visitare il suo canale. L'altra cosa è una cosa che vorrei sapere da voi. Qual è l'orario migliore in cui secondo voi io dovrei caricare i nuovi video? Spesso li carico la mattina, ma non ho un orario prestabilito. Fatemelo sapere nel sondaggio che vi metto qui. Un saluto a Cristina Ricci e alle sue amiche che mi seguono dalla Cina. Gli avevo promesso un video sul glutammato ed eccolo qua. E anche per oggi il vostro amichevole chimico di quartiere vi saluta. Ciao!